Qual era il passatempo preferito degli adulti a Natale? Mangiare? Giocare a dadi? Parlare con amici e parenti? Ubriacarsi. Hello Vivians! Il Natale è alle porte e immagino che avrete già addobbato l'albero, fatto il presepe e vi state preparando al cenone coi parenti. Beh, anche i nostri antenati medievali festeggiavano il Natale e sono stati proprio loro a creare molte delle tradizioni che oggi ancora seguiamo. Bisogna dire però che fino al 1200 il Natale era una festa abbastanza sottotono. È negli ultimi secoli del Medioevo che si è consolidato il vero e proprio rito del Natale. Inizialmente i contadini erano abituati a festeggiare la conclusione dell'attività agricola, che portava anche ad avere più cibo a disposizione. Il mistero della nascita di Gesù come figlio di Dio era affare dei teologi. Ma con il passare del tempo il Natale divenne sempre di più una festa cristiana codificata in cui le persone partecipavano alle funzioni religiose. Ma quando nasce il Natale? Il concetto di Natale nasce nell'ultimo secolo di vita dell'Impero Romano d'Occidente per opera di Papa Leone Magno, che fissò il 25 dicembre come il giorno in cui si celebra la nascita di Cristo. La data non era stata scelta a caso, ma serviva per sostituire i riti pagani dei Saturnalia e del Sole Invictus, la rinascita del Sole. Infatti, tra il 22 e il 25 dicembre si assiste al solstizio d'inverno. Le ore di luce cominciano ad aumentare e il Sole vince sulle tenebre. Il cristianesimo si appropriò di queste festività, identificando il Cristo nel Sole che nasce e illumina il mondo dopo il lungo periodo di buio. La fusione tra paganesimo e cristianesimo continuò con l'albero di Natale. Il sempreverde nella tradizione germanica simboleggiava la vita eterna e veniva addobbato per celebrare Yule, il solstizio d'inverno. È un simbolo che si trova anche nella Bibbia e nel mondo classico e rappresenta l'albero della vita. Verso l'XI secolo nel nord Europa si diffuse l'uso di allestire delle rappresentazioni degli episodi della Bibbia e nel periodo dell'Avvento una rappresentazione molto richiesta era legata al brano della Genesi sulla creazione. E dato che ci troviamo in Europa in inverno, quale albero avrebbero potuto prendere come rappresentazione dell'albero della conoscenza del bene e del male? Giustamente un abete a cui poi hanno appeso dei frutti. Nel 1144 un'associazione di mercanti collocò un abete al centro della piazza principale di Tallinn, in Estonia, per rappresentare Gesù attraverso l'albero della vita. Queste furono le basi per la diffusione dell'albero di Natale. Ma quando nasce lo scambio dei regali? I regali di Natale. Nel nord Europa e tra i romani era già usanza prima del cristianesimo scambiarsi dei doni augurali durante il solstizio d'inverno. Per i romani i doni celebravano i Saturnali, le festività in onore del dio Saturno, ed erano statuette che raffiguravano i ramoscelli d'ulivo e d'alloro oppure i defunti e avevano uno scopo augurale. I regali che ci si scambiava durante il Natale furono associati ai doni che i tre re magi portarono a Gesù bambino. L'umanità invece a Natale ricevette il dono di Dio mediante la rinnovata partecipazione dell'uomo alla vita divina. Si pensava in particolare a fare i regali ai bambini, in modo che potessero vivere la nascita di Gesù come un momento di gioia e condivisione. Il presepe. La tradizione del presepe nasce nel Medioevo, quando nel XII secolo San Francesco rappresenta la nascita di Gesù a Greccio. Elementi simbolici come gli animali, la cometa o i doni dei magi furono utilizzati da San Francesco per raccontare scenicamente l'evento di Gesù bambino nel famoso presepe di Greccio. In questo modo spiegò a tutti il mistero dell'incarnazione. Il Natale dei nobili. I nobili a Natale pranzavano nella sala grande del castello o della propria residenza di campagna. La stanza era decorata con agrifoglio, edera, vischio e altra vegetazione stagionale. Il vischio era già usato dagli antichi druidi celti, che lo ritenevano sacro e capace di tenere lontano gli spiriti maligni, mentre i romani lo regalavano come gesto di stima e buona volontà. Nel Medioevo si pensava che propiziasse la fertilità,
proteggesse i raccolti e tenesse lontano le streghe. Sotto di esso le coppie si scambiavano baci, rimuovendo le bacche a ogni bacetto. Sulla tavola si trovava la solita fetta di pane vecchio di un giorno usata come piatto e la tovaglia veniva cambiata ad ogni portata. Si mangiava con le mani e si condivideva la ciotola per lavarsele con uno dei commensali vicino. La prima portata era di solito una zuppa, del brodo o stufato con carne. La seconda portata poteva essere uno stufato di vegetali, di porri e cipolle. I ricchi potevano permettersi di mangiare la carne tutti i giorni, ma a Natale si concedevano tagli di carne più pregiati, pesce e frutti di mare. E per fare scena, a Natale servivano testa di cinghiale su un vassoio o pavone e cigno arrostiti nelle loro piume. Le salse aggiungevano sapore a molti piatti e, addensate con le briciole di pane, contenevano vino, aceto, erbe e spezie. I dessert consistevano in formaggi, noci, dolcetti, creme pasticcere dense alla frutta e frutta di lusso come i fichi, le arance, i datteri. C'erano anche gli entremets, bocconcini variamente decorati con glassa fatta di zucchero e miele, serviti prima del dessert a Natale e in altre feste. Da bere si serviva il vino bianco e il vino rosso e spesso veniva addolcito con il miele e lo zucchero o mescolato con l'acqua e il calice veniva condiviso con il vicino. Fortunatamente anche i servitori venivano ricordati e veniva dato loro del cibo migliore come anatre e galline. E alla fine le rimanenze di cibo venivano date ai poveri che attendevano fuori dal castello. Il Natale dei poveri. Nel periodo di Natale i poveri potevano prendersi 2 settimane di riposo. I servi della gleba erano invitati alla residenza dei nobili per il pranzo di Natale. E voi penserete, che bello, che cosa carina! Ma non era proprio così. Innanzitutto, alcuni restringevano gli inviti a solamente 2 servi, di solito il contadino più povero e il contadino più ricco, che potevano portare a loro volta 2 amici. Ma la cosa più sconvolgente è che sti poveracci dovevano portare il loro cibo e la loro legna da ardere. Il ricco ti invitava a pranzo e tu, poveraccio, dovevi portarti la schiscetta da casa. L'unica cosa che ricevevano gratis era la birra. Per il resto avevano l'onore di vedere come vivevano i ricchi e rosicare. Come se non fosse abbastanza, i servi, già sottoposti a ogni tipo di tasse nel corso dell'anno, erano obbligati a fare dono ai loro signori di pane, uova e anche inestimabili galli e galline. Andava meglio ai lavoratori liberi, in particolare ai più importanti, ai pastori, ai porcai, ai guardiani di buoi, che ricevevano dal loro signore i regali come vestiti, cibo, bevande, legna da ardere. Insomma, più eri povero e peggio ti trattavano. La tradizione dei ricchi di regalare una scatola di doni ai servitori si è protratta anche nei secoli successivi, diventando il Boxing Day del 26 dicembre. Se volete saperne qualcosa di più, vi lascio qui in alto il video del Natale vittoriano in cui ne parlo. Anche i contadini decoravano le loro case con piante come l'agrifoglio. Veniva inoltre ancora osservata un'antica tradizione, probabilmente di origine pagana, ossia di bruciare un ceppo natalizio. Il pranzo di Natale dei contadini prevedeva lambita carne, formaggio, uova, torte e birra. I bambini ricevevano qualche dono, come trottole, fischietti, trampoli, biglie, bambole e statue fatte di legno o argilla. Natale o Carnevale? Nel Medioevo esistevano tradizioni alquanto bizzarre. Una di queste è quella del 28 dicembre, il giorno in cui si festeggiavano i santi innocenti. Era considerato il Natale dei bambini perché si commemorava il tentativo fallito di re Erode di assassinare Gesù, ordinando l'esecuzione di tutti i bambini di Betlemme al di sotto dei 2 anni. In questa giornata in chiesa si verificava un'inversione dei ruoli. I ragazzi del coro tenevano messa e guidavano una processione con le torce al posto dei vescovi e degli altri parroci. Il 1 gennaio si assisteva ad una celebrazione ancora più strana.
era la festa della circoncisione, ma era anche conosciuta come festa dei folli. Il clero minore indossava i propri abiti al contrario e guidava un asino all'interno della chiesa, e all'arrivo sull'altare bruciavano incenso di scarpe vecchie. Poi si mettevano a mangiare salsicce, bere vino e imitare i versi dell'asino. Le gilde medievali durante il periodo natalizio organizzavano sfilate di carri e le persone si travestivano come personaggi delle storie natalizie della Bibbia. Ci si poteva travestire da signori, cardinali e cavalieri e si poteva anche entrare nelle case per danzare e giocare a dadi. Questa usanza dell'inversione dei ruoli non è una cosa nuova, ma già i romani la facevano. Risale infatti alla festa pagana dei Saturnalia. I divertimenti natalizi. Qual era il passatempo preferito degli adulti a Natale? Mangiare? Giocare a dadi? Parlare con amici e parenti? Ubriacarsi. Bevevano fiumi di birra e vino. E potete capire che spesso i festeggiamenti sfuggivano di mano. Erano talmente abituati a questi tafferugli che i signori assoldavano delle guardie speciali per tenere d'occhio i propri terreni. Tra le ricompense delle guardie c'era, pensate un po', birra. Per essere precisi, un gallone di birra, ovvero 4,5 litri di birra al giorno. Anche se la birra a quei tempi era meno forte di quella di oggi, è comunque sorprendente come le guardie fossero più lucide dei contadini che dovevano sedare. Chissà quanto arrivava a bere questa gente. C'erano comunque altri intrattenimenti, come il gioco dei dadi, nonostante i vescovi cercassero sempre di bandirlo. In Francia, invece, si ammazzavano giocando a Sul. E ammazzavano non è un eufemismo. Il gioco era molto violento. 2 squadre rivali competevano per il possesso di un ciocco di legno o una palla di cuoio. Si giocava colpendo la palla di cuoio con calci, pugni, bastoni curvi. Ogni colpo era consentito, con il risultato che c'era sempre un gran numero di feriti e pure qualche morto. Intrattenimenti molto più tranquilli erano quelli dei monaci che giravano di casa in casa recitando e raccontando episodi tratti dalla Bibbia. Per le strade poi c'erano musici che accompagnavano i mimi delle commedie natalizie. Si giocava, spesso anche scommettendo, a carte, a dadi, a dama, a scacchi, a backgammon, a mulino, che non so che gioco sia, e alcuni dei giochi di società del tempo sono giunti fino a noi, come il gioco dei 4 cantoni e la mosca cieca. Poi si ballava in gruppo al suono di flauti, liuti e tamburi. Si esibivano giullari, acrobati professionisti, si raccontavano storie e si organizzavano spettacoli con i pupazzi. Per i più energici c'erano prove di forza, il tiro con l'arco, la lotta, il bowling, l'hockey e il calcio medievale. Scivolare sul lago ghiacciato era un'altra attività popolare in inverno. I più coraggiosi pattinavano sul ghiaccio. Utilizzavano una tibia di cavallo, se la legavano ai piedi e poi si davano una spinta con un'asta. Il ritorno alla vita quotidiana. Per smorzare lo shock del ritorno al lavoro, i contadini organizzavano una gara con gli aratri per celebrare il primo lunedì dopo l'Epifania, chiamato Lunedì dell'Aratro. Il 7 gennaio si festeggiava il giorno dei lavori femminili, un giorno di divertimenti e di sfide comiche tra i sessi. Per esempio, le donne bagnavano gli uomini e gli uomini facevano di peggio, davano fuoco ai vestiti delle donne. Il video termina qui. Se vi è piaciuto mettete un mi piace. Scrivetemi in un commento la curiosità che vi è piaciuta di più o che proprio non conoscevate. Io adesso mi prenderò una pausa natalizia con il canale, ma se volete continuare a rimanere in contatto con me, seguitemi su Instagram, dove pubblico anche un sacco di belle foto d'epoca. Auguri e al prossimo video. Ciao!